Cos'è un equalizzatore e qual è il migliore in circolazione a mio giudizio? Scopriamolo insieme. Ciao e bentornati sul canale, sono Giancarlo e oggi si parla di equalizzatori audio. Cominciamo col dire cos'è un equalizzatore. È uno strumento che permette di enfatizzare la parte di dialogo musica che ci interessa e rimuovere le frequenze che ci disturbano o non ci piacciono. Lo standard professionale nell'industria audiomusicale è FabFilter Pro Q, arrivato alla versione 3. In parole povere è uno strumento flessibile, preciso, direi chirurgico nell'operare, intuitivo, con molte funzionalità avanzate e la possibilità di operare con 24 frequency band, ben al di sopra della media degli altri equalizzatori. Gli equalizzatori permettono di operare essenzialmente tramite frequenza, permette di selezionare la frequenza sulla quale si vuole intervenire manipolandola. Q o bandwidth determina quanta area intorno al punto scelto di frequenza viene interessata dalla manipolazione. Gain determina quanto si alza o si abbassa il gain della frequenza prescelta. Correzione Q della voce. Nei dialoghi, quindi nella voce umana, una delle prime cose che si fanno è applicare un filtro passa alto, ovvero un filtro che tagli le frequenze più basse sotto i 100 Hz, dove abbiamo energia e suoni non udibili, che solitamente non sono necessari. La stessa cosa soprattutto nei dialoghi, nel cantato musicale a volte si ricerca un po' d'aria. Si fa per lo spettro delle alte frequenze applicando un low pass filter che tagli le frequenze non necessarie sopra i 12 kHz, applicando un leggero roll-off lì dove non ci sono informazioni importanti. Fino a 12 kHz abbiamo importanti informazioni sulla voce, è la parte quest'ultima di chiarezza e ariosità. Ogni voce ha una serie di frequenze che non sono molto piacevoli all'ascolto e nell'ottica di enfatizzare le frequenze più piacevoli dobbiamo individuare quelle non piacevoli e togliere forza. Il metodo che si usa è quello di prendere una band delle Q, stringere la campana, ovvero restringere la Q, la bandwidth, incrementare il gain non oltre i 10 decibel di solito e, scorrendo la campana, cercare le frequenze risonanti più fastidiose. Una volta individuata una, abbassiamo il gain da 2 a 8 decibel. Bisogna sempre sentire con le nostre orecchie il risultato, non si possono dare numeri fissi che valgano per ogni circostanza e per ogni tipo di voce. Si ripete così il processo alla ricerca delle altre frequenze risonanti. Talvolta il processo di eliminazione o abbassamento di frequenze indesiderate può portare ad un abbassamento del volume generale della traccia, che eventualmente va compensato. Una volta che abbiamo eliminato le frequenze irritanti, possiamo esaltare un poco quelle piacevoli. A tal fine si usano ampie bandwidth, spesso nelle zone delle alte frequenze boostandole, innalzandole di alcuni decibel per dare un po' di aria alla voce, rendendola un po' più chiara. Bisogna sentire con le orecchie, microfoni diversi necessitano un trattamento diverso, così microfoni dinamici come lo Shure SM7B o l'SM58 possono giovare di un innalzamento più deciso sulle alte frequenze, mentre microfoni a condensatore di per sé chiari non ne hanno in genere un gran bisogno. Non ci sono delle equalizzazioni che vanno bene per tutte le voci. Ogni caso è più o meno un discorso a sé. I fattori che entrano in gioco sono molteplici: il timbro della voce, voce maschile o femminile, l'ambiente di ripresa, il microfono. L'equalizzazione non è obbligatoria. Dobbiamo imparare a giudicare l'ascolto con le nostre orecchie. A volte, se la registrazione è stata fatta con tutti i crismi ed è stato usato un ottimo microfono con una scheda audio di qualità, l'uso dell'EQ è molto ridotto. Diverso il caso se utilizziamo l'EQ per dare una colorazione alla voce o alla musica. A volte si creano più problemi e si rovina un audio discreto in partenza utilizzando un EQ in modo non appropriato. Le frequenze. Una frequenza audio, abbreviazione internazionale AF o frequenza udibile, è una vibrazione periodica la cui frequenza è nella banda udibile dell'essere umano medio. Nel sistema internazionale l'unità di misura è l'Hertz, Hz, ed è il numero di cicli di una forma d'onda periodica che si verificano per una durata impostata. È la proprietà del suono che noi leghiamo al tono.
La voce umana occupa solo certe frequenze, mentre gli strumenti musicali spaziano secondo range diversi a seconda dello strumento impiegato. Col filtro passa alto tagliamo via la parte di frequenza in cui la voce semplicemente non suona, non abbiamo informazioni utili. Ripeto, dipende sempre dalla voce e dal contesto, però indicativamente questo taglio sulle frequenze lo faccio sui 90-100 Hz per una voce maschile e posso arrivare a 150 Hz per una voce femminile. Uno degli effetti di questo taglio, come spesso di tutti i tagli, è che le frequenze attigue risaltano un po' più all'ascolto, quindi in questo caso le frequenze medie. Sezione delle frequenze. Possiamo andare a definire delle zone di frequenza. Sotto i 100 Hz non abbiamo voce. Tra i 100 e i 200 Hz abbiamo la parte più grave della voce, siamo nella zona dei bassi. Dai 200 ai 500, zona dei medio-bassi, abbiamo la voce scatolata, quella che se mettiamo le mani davanti alla bocca ce la fanno percepire come scatolata. Sono le frequenze che danno più problemi se la registrazione è stata effettuata in una stanza non adatta, per esempio non trattata ottimamente acusticamente, per cui avremo problemi legati alla risonanza di alcune di queste frequenze. Dalle 600 alle 1000 abbiamo la parte medio-bassa della voce, dai 1500 ai 3500 abbiamo la presenza, che si può tradurre in quanto sentiamo vicina o distante la voce, e anche il range che mette in risalto le voci nasali. Intorno ai 4000 abbiamo la parte più penetrante, sui 6000 abbiamo la limpidezza della voce, dai 7000 ai 10000 abbiamo le sibilanti, dai 10.000 ai 16.000 abbiamo la cosiddetta zona di aria. Timbro e frequenza. La frequenza non è tutto e non dice tutto. Se prendiamo per esempio due strumenti che emettono la stessa identica nota, mettiamo un La, perché distinguiamo anche se la frequenza del La è sempre quella emessa da uno strumento piuttosto che dall'altro? Qui entra in gioco il timbro. Ogni strumento non emette una singola frequenza. Quando per esempio emette un La corrispondente a 440 Hz, emette in realtà molte altre frequenze multiple della fondamentale, le cosiddette armoniche, ed è la diversa distribuzione di queste frequenze e la loro differente intensità che distingue il La prodotto da uno strumento da quello prodotto dall'altro strumento, nonostante la frequenza centrale, cioè l'armonica fondamentale, sia la stessa. Quindi, oltre alla frequenza, l'importanza, la viene ad assumere anche il timbro, il pitch, la frequenza centrale di riferimento. Veniamo ora all'equalizzatore di cui parliamo oggi. La prima versione di FabFilter Pro Q venne lanciata nel 2009. Con l'attuale versione 3 sono state introdotte diverse funzioni come l'equalizzazione dinamica, il supporto audio per il surround fino al Dolby Atmos 9.1.6, il processamento mid-side per bande e altro. Ci sono così tante funzioni e personalizzazioni che raramente, almeno io, le si usano tutte. Possiamo regolare fino a 24 EQ band, davvero tantissime. Operare in modalità di processamento solo, stereo e mid-side. La cosa che mi piace è che, nonostante le tante funzioni, l'aspetto visivo dell'interfaccia è semplice e chiaro, intuitivo. In questa ultima versione è presente un nuovo filtro Brickwall, un filtro low pass high pass filter con slope, ovvero pendenza netta, che taglia di brutto. Si usa per isolare determinate frequenze per ottenere effetti particolari. Possiamo facilmente riprodurre per esempio il suono della voce scatolato o quella della voce al telefono. Abbiamo uno Spectrum Grab, un cattura spettro audio migliorato che fornisce indicazioni su quali siano i picchi più alti con la possibilità di modificarli e vedere, in base alle modifiche, quali sono quelli che eventualmente vanno a crearsi. Questa funzione è usata da alcuni per fare un'analisi preventiva dei possibili problemi sulla registrazione della voce. Io personalmente vado a vedere di fino quali frequenze sono risonanti e agisco di conseguenza. È presente anche un flat tilt filter, praticamente una curva di correzione piatta inclinata che agisce su tutto lo spettro delle frequenze udibili. Migliorato è anche l'analizzatore di spettro con l'indicazione visiva delle frequenze che vanno a urtarsi e a sommarsi. È molto comodo. Praticamente quando abbiamo più istanze dell'IQ, che possiamo anche rinominare a nostro piacimento, passando sopra possiamo vedere evidenziate le regioni delle frequenze che collidono e quindi agire di conseguenza. Lo trovo utile quando per esempio ho una musica di sottofondo su un parlato. Mi indica quali frequenze si accavallano e vado a scolpire l'IQ della traccia musicale per creare spazio per la voce.
Anche l'EQ Match è stato migliorato rispetto alle versioni precedenti. Come dicevo, l'interfaccia è ben progettata ed è ridimensionabile secondo diverse percentuali. È possibile pure andare in full screen per lavorare al meglio sull'equalizzazione. Abbiamo differenti visualizzazioni del range su cui operiamo: 3 decibel e 6 decibel range per il mastering, 12 decibel e 30 decibel per fare mixing o comunque in base alle nostre necessità. L'interfaccia. Vediamo come si presenta l'interfaccia e quali comandi ci sono. Interactive EQ Display. Il display EQ interattivo mostra e permette di creare e modificare facilmente le bande EQ. La linea gialla mostra la risposta generale in frequenza e il comportamento dinamico dell'equalizzatore. Band Control. Controlli di selezione della banda. I controlli sotto il display EQ regolano i parametri delle bande EQ attualmente selezionate nel display. Processing Mode. Modalità di elaborazione. FabFilter Pro Q3 può funzionare in modalità a latenza 0, modalità a fase naturale o in modalità a fase lineare. Analyzer, ovvero analizzatore di spettro, e EQ Match. Tramite il pulsante Analyzer è possibile abilitare o disabilitare gli analizzatori di spettro in tempo reale per pre-EQ e post-EQ e segnali esterni, ed è possibile personalizzare le impostazioni dell'analizzatore. Tramite lo stesso pannello delle impostazioni si accede alla modalità EQ Match, che consente di abbinare lo spettro ad un segnale di riferimento. Output Options, opzioni di uscita. All'estrema destra della barra in basso è possibile bypassare l'intero plugin in modo efficace, cosa che non fanno sempre tutti i plugin. Invertire la fase di uscita, abilitare o disabilitare l'autogain, mostrare e nascondere la misurazione dell'output, applicare una scala di guadagno complessiva e regolare il livello di uscita e il panning. Full Screen Mode Resizing, modalità schermo intero e ridimensionamento. Il pulsante ridimensiona all'estrema destra della barra inferiore consente di modificare le dimensioni e il ridimensionamento dell'interfaccia. Premendo il pulsante schermo intero nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia possiamo lavorare a schermo intero, molto comodo. Piano display. Usando il pulsante piano display si alterna tra la normale scala di frequenza e un display della tastiera del pianoforte, in modo che si possano facilmente quantizzare le frequenze di banda. MIDI Learn. MIDI Learn consente di associare facilmente qualsiasi controller MIDI a qualsiasi parametro di questo plugin. Preset annulla A e B. Con i pulsanti preimpostati puoi facilmente sfogliare i preset di fabbrica o salvare le tue impostazioni in modo da poterle riutilizzare in altre canzoni. I pulsanti annulla, ripristina, AB e copia nella parte superiore dell'interfaccia del plugin consentono di annullare o ripristinare e passare da uno stato all'altro del plugin. Infine c'è il menu Guida. Regolazione dei parametri. Le regolazioni avvengono tramite le manopole. Queste si illuminano quando ci si passa sopra col mouse, ad indicare che sono regolabili. Viene anche sovraimpresso un display con il valore applicato. Il valore si può modificare, oltre che con un mouse, anche facendo doppio clic sulla manopola e inserendo i valori tramite tastiera. Per cambiare i valori col mouse ci sono vari modi: cliccarci sopra e spostarsi in alto o in basso, girando la manopola usando la rotellina del mouse. Per resettare un parametro, fare Command più clic o Ctrl più clic sulla manopola. Se vogliamo regolare di fini parametri, premere Shift quando spostiamo in alto o in basso il mouse. Inserire un EQ band. Per inserire una EQ band basta fare clic sulla linea gialla e trascinare in alto o in basso. Possiamo anche fare doppio clic col mouse oppure un clic tenendo premuto il tasto Command. Per inserire una Dynamic Band si deve tenere premuto il tasto Option su Mac mentre si usa uno dei metodi citati. A seconda di dove si preme automaticamente si crea la forma più appropriata per la curva, che poi possiamo cambiare. Quindi se facciamo doppio clic all'estremità destra o sinistra del display verrà creato un low o high pass filter. Questo fa risparmiare molto tempo. Selezionare le EQ band. Per selezionare una EQ band basta cliccare sul punto nell'area colorata intorno ad esso. Possiamo selezionare anche punti adiacenti disegnando un rettangolo che li racchiuda, o ancora possiamo usare Command più clic per selezionare più punti o Shift più clic per selezionare un range consecutivo di bande. Per deselezionare basta fare clic in un punto dello sfondo qualsiasi del display.
Modificare un EQ band. Per modificare un EQ band, una volta selezionata la band, possiamo utilizzare la band control, che fluttua sul display seguendo i punti selezionati, oppure possiamo cliccare e trascinare uno o più punti per modificare frequenza e gain. Potete variare i valori della campana Q rendendo la banda selezionata più larga o più stretta, muovendo la rotellina del mouse oppure dopo aver selezionato i punti, premendo Command e trascinando verticalmente col mouse. Come sempre, tenendo premuto Shift potete variare i valori con molta più precisione spostandoli per piccoli incrementi. Per modificare il range dinamico, agire spostando il relativo indicatore oppure usare la rotellina del mouse mentre si preme il tasto Option. Tenendo premuto CTRL sul Mac e facendo clic su un punto, si apre un menu pop-up con altre opzioni come disabilitare, invertire il gain, renderlo dinamico e cambiare shape o slope, scegliere il posizionamento stereo, splittarlo o eliminarlo. EQ Parameter Display. Ogni punto ha accanto a sé, una volta selezionato, un EQ Parameter Display che ci indica i valori dei parametri impostati, la possibilità di bypassarlo, eliminarlo o metterlo in solo, cambiare la sua forma e lo slope, immettere con doppio clic i valori desiderati e accedere ad altre modifiche cliccando sul triangolino. Se questo display ci dà fastidio possiamo disabilitarne la funzione dal menu Help. Zoom. Quando si deve operare di fino può tornare utile zoomare l'area sulla quale stiamo lavorando. Si può fare cliccando in basso dove sono indicate le frequenze e trascinando verso l'alto la frequenza di nostro interesse. Ci si può spostare anche lateralmente. Per tornare alla visualizzazione di default basta fare doppio clic sullo sfondo del display. Band Controls. Questa che vediamo comparire e seguire il punto che clicchiamo si chiama Band Controls e mostra il setting attualmente in uso e permette di modificarlo. A sinistra troviamo il pulsante di bypass, che diventa rosso quando selezionato. Possiamo anche disabilitare un punto bypassandolo facendo Option più clic su quel punto. Il pulsante Shape permette di modificare la forma del filtro applicato. Le shape applicabili sono Bell è la forma più tradizionale, un equalizzatore parametrico, la più versatile. Low Shelf dà un boost, cioè esalta o attenua le basse frequenze. Low Cut taglia tutte le frequenze sotto il filtro. High Shelf esalta o attenua le alte frequenze. High Cut taglia tutte le frequenze sopra il filtro. Notch taglia una piccola sezione dello spettro delle frequenze. Band Pass isola una sezione dello spettro. Tilt Shelf inclina lo spettro intorno ad una determinata frequenza. Flat Tilt inclina lo spettro usando una curva piatta intorno ad una determinata frequenza. Lo slope determina quanto è ripido il filtro, da 6 dB per ottava a 96 dB per ottava. La manopola della frequenza seleziona la frequenza della banda, tra 5 Hz e 30 kHz. La manopola del gain varia da -30 più 30 dB. Intorno alla manopola del gain una corona determina il range dell'equalizzazione dinamica in decibel. La manopola Q determina il bandwidth, ovvero la larghezza di banda della banda selezionata, restringendola o allargandola. Considerate che i valori della Q variano da equalizzatore a equalizzatore, per cui non sono di solito sovrapponibili tra equalizzatori diversi, quindi attenzione. Il pulsante Gain Q Interaction simula un'equalizzazione di tipo analogica, in cui Q e il gain interagiscono. Q diventa un poco più stretto quando il gain è aumentato. È applicabile solo al filtro Bell. Abbiamo la possibilità di passare da una band all'altra vicina cliccando su Previous e Next Band. Se cancelliamo una band, la numerazione rimane invariata per preservare eventuali automazioni create. Delete rimuove la banda selezionata. Stereo Placement controlla quali canali sono interessati dalle band selezionate. Ovviamente avremo solo mono se il canale è mono e non stereo surround. Dynamic EQ. Il Dynamic EQ è uno dei punti di forza di questo equalizzatore, praticamente cambia il gain di una banda EQ dinamicamente, in base al livello di input del segnale. Fa in modo preciso e intuitivo quello che può fare un compressore multibanda. Non va usato sempre, ma è utile nel caso si rilevino dei problemi e si vogliano fare degli aggiustamenti di precisione, magari per sopprimere dei transienti. Io non faccio musica, per cui questa funzione la uso magari nel caso dovessi aver problemi con delle sibilanti in una registrazione vocale, andando ad applicare un EQ dinamica ad un filtro a campana molto stretto. Applicabile a tutte le band, si controlla principalmente con l'anello del Dynamic Range per definire da -30 a più 30 dB quanto EQ dinamico applicare e con lo slider della threshold che imposta la soglia
o l'auto threshold che seleziona il controllo automatico o personalizzato della threshold, della soglia. Solo. La funzione solo è molto utile per isolare determinate frequenze sulle quali stiamo lavorando. Lo troviamo nelle Q parameter display che si visualizza quando ci avviciniamo col mouse nei Q band. Selezioniamo solo l'icona a forma di cuffie per entrare nella modalità solo. Se tenendolo premuto ci spostiamo orizzontalmente col mouse, ascolteremo la parte dello spettro che viene modificato dalla banda al variare della frequenza. Spectrum Analyzer. Un analizzatore di frequenze permette di analizzare l'effetto che più band di equalizzazione producono su un segnale in ingresso. Nella pratica questo lo trovo utile perché permette di individuare delle zone di collisione dove le frequenze si possono sommare e collidere, restituendo un risultato indesiderato. Questo è evidenziato da un bagliore rosso dinamico. Con i pulsanti pre e post possiamo abilitare e disabilitare l'analisi spettrale prima e dopo aver applicato l'IQ. Spectrum Grab. Quando il post IQ è abilitato, nello Spectrum Analyzer possiamo utilizzare al meglio la funzione di Spectrum Grab. Questa permette, posizionando il mouse sullo spettro per alcuni secondi, di avere un congelamento dello spettro con il rilevamento dei picchi più importanti nel segnale, con un'etichetta che riporta la loro frequenza. Ma non basta, possiamo andare a selezionare questi picchi e abbassarli per risolvere magari un problema che ascoltiamo. EQ Match. L'ultima cosa di cui voglio parlarvi è l'EQ Match, uno strumento molto intrigante. Serve, come si intuisce dal nome, per fare il match di un segnale audio con un altro. Immaginiamo di avere uno spettro sonoro, come per esempio una canzone, e di voler riportare quella sonorità nella nostra traccia audio. Ebbene, con questa funzione possiamo applicare in automatico una curva di equalizzazione correttiva, che fa questo lavoro o comunque fornisce una buona base di partenza. Nella barra inferiore clicchiamo su Analyzer e nel pannello relativo selezioniamo EQ Match. Possiamo registrare uno o più reference track, magari la nostra canzone di riferimento, oppure tante altre. Oppure utilizzare il sidechain o utilizzare il canale di input. Questa funzione è utile anche quando vogliamo fare il match tra due microfoni diversi o due registrazioni, magari con la stessa strumentazione ma fatte in giorni diversi o in situazioni leggermente diverse. Possiamo con lo slider andare a scegliere quanto accurato vogliamo che sia il match, scegliendo il numero di bande di EQ applicate fino a 24 e possiamo anche cancellarne alcune manualmente. Possiamo poi scegliere quanto sia il gain applicato alle bande di EQ con il gain scale. Insomma, c'è da sbizzarrirsi. Ci sono davvero molte funzioni disponibili con Pro Q3 e ognuno approfondirà quelle a lui necessarie. Per esempio, con l'opzione stereo è facile equalizzare il canale sinistro, destro, mid-side in vari modi e questo è utile per rimuovere con precisione artefatti sonori che non voluti oppure per aggiungere un effetto stereo. Può lavorare sia come Q mono che surround, adattandosi automaticamente al layout del canale delle tracce, nella quale viene inserito come plugin. Supporta i formati, come ho detto, surround fino al 9.1.6 Dolby Atmos, adattandosi automaticamente al formato multicanale. In alto, come ho fatto vedere prima, oltre ai soliti pulsanti undo e redo, i pulsanti che annullano e ripristinano, abbiamo anche lo switch tra A e B, che permette praticamente di registrare uno stato del plugin e poi fare lo switch verso un altro stato, utile magari se non siamo sicuri delle modifiche che andiamo a fare e vogliamo confrontarle o ritornare alla situazione precedente. Ovviamente il video non è sponsorizzato in alcun modo e parlo di questo plugin perché semplicemente mi ci trovo bene. Sempre di FabFilter, l'altro plugin che uso con soddisfazione è il compressore Pro C2. Una nota sull'installazione. Se avete le vecchie versioni di ProQ, installando l'ultima versione, questa non cancellerà le versioni precedenti. Questo perché, nonostante la versione 3 possa aprire senza problemi i progetti realizzati con le versioni precedenti, magari si vuole continuare a lavorare su progetti iniziati con le vecchie versioni e per progetti importanti non si vuole correre il rischio che qualcosa magari vada storto. Le note DAW come Pro Tools, Studio One, Logic Pro, Ableton, Cubase riconoscono automaticamente il plugin, ma in caso di problemi si può procedere anche ad un'installazione manuale, seguendo le istruzioni riportate sul sito della FabFilter. Bene, se avete trovato utile questo video lasciate un like o un commento qui sotto e se siete interessati a questi argomenti iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdervi i prossimi video. Grazie e alla prossima, ciao!